Buongiorno, rieccoci con la rubrica mensile dove tengo traccia di tutti i miei investimenti passati e dei miei piani e progetti futuri. Come sempre condivido tutte queste informazioni per avere una discussione costruttiva con voi, quindi qui sotto nei commenti lasciatemi tutti i vostri feedback. E sì, anche questo mese nuovo set, sono in un nuovo appartamento qui a Madrid, ma come sempre di tutte le novità ne parliamo alla fine. Per chi fosse la prima puntata di questa rubrica, io raggruppo i miei investimenti per tipo e poi li snocciolo in ordine di peso, da quello dove ho investito meno capitale a quelli dove ho investito di più, per poi fare un commento e concludere con tutti i progetti futuri, più un paio di sorprese. Perciò questo mese in ordine di peso abbiamo peer-to-peer lending, mercati finanziari, mercati cripto. Sì, anche questo mese il mercato cripto è quello che pesa di più nel mio portafoglio, perché sono tornato attivo e sto speculando moltissimo sullo scoppio delle altcoin. Ma dopo in quella parte vi do tutti gli aggiornamenti più la nuova composizione del mio portafoglio cripto, che nel frattempo si è modificato e allargato. Quindi preparate carta e penna, iniziamo! Come sempre, ultima cosa prima di partire, io non sono un consulente finanziario, quindi prima di fare ogni spostamento fate le vostre opportune considerazioni. Io vi voglio solo condividere la mia esperienza nella speranza che possiate trovare qualcosa di utile. Perciò non scrivetemi su Instagram delle domande del tipo mi consigli di investire su Moneyfarm? Perché non posso rispondermi. La mia risposta è la condivisione della mia esperienza in questi video. Così tra l'altro vedete i dati tangibili e potete fare meglio le vostre considerazioni. Ora, tanto per cambiare, dato che siamo sull'argomento, parliamo di Moneyfarm. Così da celebrare il fatto che questo portafoglio ha superato i 6 mesi d'età e ha appena superato i 10.000 euro. Oltre ad essere dopo le cripto il tema che più mi chiedete. Per chi non sapesse di che parlo, Moneyfarm è uno dei servizi di consulenza finanziaria indipendente con la migliore storia e reputazione nel mercato. Ed in realtà ad ora così si sono dimostrati, se devo dare un giudizio, rispondendo con la mia esperienza alle domande. Tutto è andato liscio come l'olio, fatta la prima consulenza ancora 7 mesi fa, dove insieme a un consulente dedicato abbiamo capito e assestato la mia tolleranza al rischio, spoiler altissima dato che il mio orizzonte di investimento è molto lungo. Da lì abbiamo poi creato il portafoglio che da allora ha avuto ottimi rendimenti. In questo breve periodo di tempo supera il 9% di profitto. E sì, chiaro, questo è anche motivato dal fatto che i mercati finanziari stanno cavalcando un trend iper positivo, guidato anche in buona parte da una pioggia di denaro. In ogni caso, una persona dovrebbe affidarsi a Moneyfarm perché trova degli specialisti che con mestiere lo aiutano nella gestione dei suoi investimenti. E per me posso dirvi che fino a questo momento così è stato. Una volta impostato un bonifico ricorrente, l'unica cosa di cui mi sono preoccupato di fare è stato controllare mensilmente l'andamento e la suddivisione del mio portafoglio nell'app. That's it. Magari passato un anno prenoterò un'altra consulenza, sempre compresa nel loro servizio, e andrò a vedere se si può migliorare qualcosa. Ma ora, dato che tutto mi soddisfa, non faccio null'altro. Ed è proprio a questo che dovrebbe servire il loro servizio. Se volete approfondirli, ho avuto il piacere di entrare in una delle loro sedi ed intervistarli in questo video. Poi, come sempre, se siete interessati a provare il loro servizio, vi lascio qui sotto il mio link invito a un amico, tramite il quale potete avere anche un bonus. Comunque, io in questo video cerco di andare molto spedito, ma se volete approfondire, qui sotto in descrizione trovate una montagna di risorse, approfondimenti e bonus, quindi andate a darci un occhio. Ora, come vi dicevo, la prima tipologia di investimenti, quella dove ho meno capitale, sono le piattaforme di peer-to-peer lending. Per spiegarle semplicemente, qui si va a fare prestiti a persone o aziende ed in cambio si va ad ottenere un interesse. La prima piattaforma nella quale investo si chiama Bondora, dove ho questo capitale e nell'ultimo mese ho guadagnato 27,39 euro di interessi. La seconda piattaforma nella quale investo si chiama Rendimento Etico, dove si va a fare peer-to-peer lending per progetti immobiliari. In realtà in questa piattaforma ho questo capitale, ma dato che non ci sono mai troppi progetti su cui investire, ho deciso che nel prossimo mese man mano ritirerò il mio capitale. La terza piattaforma nella quale investo si chiama Cryptalia, nella quale ho questo capitale e nell'ultimo mese ho guadagnato circa 10 euro di interessi. In questa piattaforma si vanno a fare prestiti per progetti di aziende e se volete approfondire in questo video faccio una recensione approfondita. Il tutto per un totale modesto guadagno nel peer-to-peer lending di 37,20 euro nell'ultimo mese. Ed in questo momento il peer-to-peer lending pesa per il 3,7% del mio totale portafoglio investito. In realtà per
percentuale che in futuro voglio portare circa al 7%, ma in questo momento si sta sempre di più contraendo perché sono iper bullish nel mercato cripto e quindi in questo momento sto delegando lì il mio capitale, ma dopo ne parleremo. Ora, passando ai mercati finanziari, facciamo una bella carrellata di tutti i miei portafogli più quelli che sono i miei nuovi investimenti in questo mondo. Oltre al portafoglio su Moneyfarm che vi nominavo all'inizio, che comunque faccio ripassare in questo momento, qui il mio secondo portafoglio in ordine crescente è su Nutmeg, un robo-advisor che ho aperto per il mio conto Lifetime ISA, che mi permette di avere dei bonus dal governo inglese e approfondisco nel video della mia dichiarazione dei redditi. Comunque, ora mi trovo in questo stato in profitto di quasi 4.000 sterline ed anche questo numero rispecchia i mercati e mi premia dato che ho iniziato ad investire a marzo dell'anno scorso in piena crisi. Ora, il mio terzo portafoglio in ordine crescente, quello che probabilmente il prossimo mese diventerà anche il più grande, è su Interactive Brokers. Ad ora il broker principale a cui mi affido e se non l'avete ancora provato vi invito a farlo. Se volete trovate il mio link in descrizione, ma io mi sto affidando a loro perché penso che sia il broker più completo di tutti. Comunque qui ho un piano d'accumulo su 2 ETF, uno che replica l'indice MSCI World sui mercati sviluppati di Lyxor, l'altro invece sui mercati emergenti di iShares e su entrambi sto investendo 4.000 euro al mese. Però questo mese, come noterete, non ho aperto nessuna di queste posizioni. Questo perché con i vari cambi di residenza che avete anche visto sul canale sto sistemando il setup bancario e appena sarà sistemato devo recuperare 2 ingressi in accumulo oltre a quello del prossimo mese, il che vuol dire che il prossimo mese avremo un gran bel aggiornamento con un bel po' di nuovo capitale. Comunque, oltre a questi due, come avrete notato, sto facendo qualche piccola operazione e nell'ultimo mese ho acquistato ulteriori 44 azioni di Alibaba. Questo perché senza nessun maggiore cambiamento Alibaba nell'ultimo mese ha perso un ulteriore 20%. Perciò sono entrato con un'altra posizione a ribasso e questo è anche il motivo per cui nell'ultimo mese il portafoglio ha perso $4.000. In ogni caso, se si guarda solo il piano d'accumulo, nonostante sia iniziato solo da 6 mesi, è in leggero profitto. Ma ora passiamo al mio portafoglio su Trading 212, che ad ora è il mio più grande nei mercati finanziari. Qui come al solito vedete l'andamento dei vari titoli che ho in portafoglio, Berkshire Hathaway e WestRock, oltre a tutte le piccole posizioni che derivano dal mio link Invita un amico. Ed infine, come notate, sto continuando ad accumulare 2 ETF. Ho comprato 1.000 sterline di un ETF iShares sui mercati emergenti e 1.000 sterline di un ETF di Xtrackers che cerca di emulare l'S&P 500. Dato che sto accumulando, non mi preoccupa mai il prezzo d'ingresso attuale, ma anzi, se dovessero fare un ribasso sono pronto ad acquistare ulteriormente. E con questo abbiamo terminato la parte del mio portafoglio sui mercati azionari, che pesa per il 37%. Ed ora è arrivato il momento di parlare del mondo cripto, che come già sapete dal mio ultimo video è la parte più grande del mio portafoglio. Ed ora non sono più in cripto solamente con stable in piattaforme CeFi o DeFi che offrono interest account. Ora sono molto investito, anzi quasi totalmente investito, perché con le ultime stable che avevo nelle piattaforme CeFi, proprio negli ultimi giorni ho preso ulteriori posizioni. Ma ora andiamo con ordine che poi vi faccio vedere anche tutto il mio portafoglio. Partiamo con quello che è rimasto in CeFi, che è veramente poco. Su Nexo ho lasciato in Nexo che avevo guadagnato come interesse circa $820. Su Celsius ho ancora dei Bitcoin più dei Celsius che stanno lì e prendono interesse, e su BlockFi ho questo capitale quasi totalmente in Bitcoin. Queste piattaforme, come già vi raccontavo, offrono un interesse sul deposito di stable o di altre criptovalute, a partire dal 9% su BlockFi per passare a più del 10% su Celsius e Nexo. Io, come avete visto nel tempo, le ho usate per avere una rendita quando il mercato cripto era un po' incerto. Comunque in descrizione vi lascio tutti i vari link se volete approfondirle. Ora, prima di passare al mio portafoglio, voglio dirvi che se volete approcciarvi al mondo delle criptovalute, la prima cosa che vi consiglio di fare è informarvi sull'argomento sicurezza. Quindi come è meglio acquistare le proprie cripto e soprattutto come è meglio custodire e detenere le proprie cripto. Io ci ho fatto diversi video, ma penso che questo sia sempre il primo tema da andare ad approfondire. Ed eccoci finalmente anche questo mese al momento che tutti stavate aspettando. Questo, e lo vedete scorrere lentamente da qualche parte, è il mio intero portafoglio cripto. E come vedete sono quasi completamente investito su altcoin. Le piccole posizioni Bitcoin ed Ethereum le avete viste in precedenza nelle piattaforme CeFi. Questo perché negli ultimi mesi ci sono stati ottimi saldi su progetti molto interessanti ed io pian piano ho iniziato a mediarli a ribasso. E come lo scorso mese penso che dopo questa risalita di Bitcoin ci sia spazio per vedere anche quella delle alt, cosa che nell'ultimo mese abbiamo iniziato ad annusare. Qui però ci tengo a precisare ed appuntare che se anche questa cosa non dovesse succedere,
io comunque sono in forte profitto. E come avete visto, il mio portafoglio attualmente conta 36 progetti, quindi sulle altcoin, come su tutti i mercati finanziari, la regola principale è la diversificazione. Ed oltretutto ci tengo a precisare che io sono disposto a perdere tutti i soldi qui investiti. Questo ci tengo a precisarlo perché avete appena visto un portafoglio iper rischioso e speculativo, cosa per nulla semplice da gestire, quindi evitate assolutamente di copiarlo. Per chi agli inizi nel mondo cripto vi consiglio prima di tutto di informarvi e studiare, e se proprio scalpitate nell'aggiungere le cripto nel vostro portafoglio, andate a vedere questo video, quella che secondo me è la migliore strategia per andare ad acquistare Bitcoin. Comunque, per chi fosse interessato, parte di questo portafoglio la detengo su exchange centralizzati. Sto iniziando sempre di più ad utilizzare Binance. Tra l'altro nell'ultimo mese ho fatto una video recensione tutorial che vi consiglio di andare a vedere, ed oltretutto, se volete, qui sotto in descrizione vi lascio sempre il mio link invita un amico con un bonus. Un'altra parte è su crypto.com, anche di quello ho un link invita un amico, e un'altra ulteriore parte è su Gate.io, ottimo per le small cap altcoin, e anche di quella dovrei avere un link invito a un amico. Un po' è su Coinbase Pro, mentre la restante parte è su wallet decentralizzati. Ora, dato il tempo limitato, sto facendo molto meno trading su questi asset. Mi configuro di più come investitore a medio-breve termine, però se foste interessati ad approfondire anche l'aspetto di trading di criptovalute, vi ricordo che faccio parte di un progetto chiamato iMadmen, dove con 2 amici facciamo formazione sulla parte trading nel mercato cripto. Volendo, date un occhio in descrizione, che secondo me per alcuni di voi potrebbe essere molto interessante. Ora, tirando le somme, la parte del mio portafoglio cripto nel mio intero portafoglio investito pesa per il 59,3%. E vi ho anche spiegato perché così tanto. Per chiudere la parentesi, il mio lavoro più grande in questo momento è andare a ribilanciare il tutto man mano che nel mondo cripto tocco certi determinati target, e comunque voi non state vedendo tutto il mio intero portafoglio. Qui manca tutta la liquidità ferma in fiat, tutti gli investimenti alternativi e soprattutto tutte le attività e i progetti che sto portando avanti, che comunque mi danno un flusso di reddito continuativo. Senza poi parlare del mio fondo di emergenza. Quindi sì, lo so, sono molto rischiosi i miei investimenti in questo determinato periodo di tempo, ma ho 23 anni e ad ora posso permettermelo, dato che comunque ho una base tra portafoglio di emergenza, flusso di reddito e altre fiat che mi permettono di sostenere questo portafoglio molto rischioso. Ora, parlando di progetti futuri, per concludere questo video, sicuramente continuare tutti i piani d'accumulo e continuare la gestione di tutto questo portafoglio, che man mano vedrete evolversi nel tempo, quindi iscrivetevi al canale. Dopodiché continuo a portare avanti la community di Omni sul denaro, la trovate su Instagram, e nello scorso mese abbiamo superato le 21.000 persone, quindi dai. E come avete visto nell'ultimo mese sono a Madrid perché, guardate il video se volete approfondire, ma mi sto allenando a padel perché voglio cercare di diventare il più forte possibile e vedere se riesco a competere in una qualche competizione. Vedremo. Io mi sto allenando 5 ore al giorno in questo momento, pazzia. E per darvi un'anticipazione del prossimo video che vedrete su Shopify, sto lavorando sulla ristrutturazione o comunque sistemazione del mio brand Nihil, che già da qualche mese sto portando avanti, e in questo mi ha anche aiutato un ospite che vedrete nel prossimo video. Quindi che dire, se non volete perdervi nulla, iscrivetevi al canale, ditemi qui sotto nei commenti cosa volete vedere, se c'è qualcosa in particolare che volete andare ad approfondire. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!